Ciao a tutti, io sono Nenirfa e oggi vi andrò a spiegare come affrontare i boss su Ark. In particolar modo parleremo di andare a uccidere il Megapiteco. Dunque, allora, quando voi giocate Dark, l'obiettivo finale sarà quello di riuscire a sconfiggere i boss finali. I boss sono diversi a seconda delle mappe in cui ci troviamo. Possiamo trovare un'arena boss, quindi un boss, oppure addirittura anche fino a 3 boss per ogni mappa. Ora io mi trovo sulla mappa di The Island e quindi come primo boss consiglio di andare ad affrontare il gorilla, quindi il Megapithecus, perché è un po' più facile da fare, quindi come prima esperienza io preferisco andare a fare questo. Quindi ora vediamo come riuscire ad affrontarlo al meglio. Allora, innanzitutto dobbiamo preparare i nostri T-Rex perché sono consigliati questi animali qua. Naturalmente sono molto più potenti rispetto ai T-Rex, questi qui che vedete, i Tech Rex, ma sono anche difficili poi da riuscire a trovare di livello alto, quindi io ho preferito prendere questi qui, i classici, tra virgolette. Dunque, allora io li sto facendo ad accoppiare e come potete vedere qua c'è il primo uovo, anzi più che primo c'è un uovo, perché è già un po' che li sto facendo accoppiare. Dunque allora intanto mi sono fatta anche qua su The Island il nostro porta uova, incubatore di uova, insomma, e vedete, come avevo spiegato magari anche su Genesis, su un altro video, ehm, vedete che queste uova sono pronte, queste qui con le frecce, quindi possiamo andare a far nascere il nostro cucciolo. Adesso sono un po' ammucchiati perché praticamente non c'è più spazio qui. Dunque, allora, intanto c'è da dire che per poter raggiungere il nostro boss dobbiamo raggiungere l'obelisco. Tramite l'obelisco possiamo entrare nell'arena. Ora io per facilitare il tutto ho costruito qui l'obelisco, che sarebbe quella cosa laggiù che vedete illuminata. Quindi adesso andiamo a vedere. Questo già è un tirannosauro che è già pronto. Dunque, allora apriamolo e come potete vedere qui vi fa vedere i boss che possiamo fare su The Island. Noi andremo a fare il Megapithecus, ma vedete che c'è in 3 colori diversi. Cosa significa questo? Questo significa che lo possiamo affrontare in 3 modalità diverse, quindi la modalità più semplice e quella media e quella più difficile. Abbiamo quindi 3 difficoltà, la gamma, che è questa qui di colore verde, e ci verranno chieste alcune cose per poter entrare all'interno dell'arena. Poi la beta, che è quella blu, è questa qui, vedete, e ci chiederanno più cose per poter entrare, e infine la più difficoltosa, l'alfa, che bisogna essere di livello 85 del nostro personaggio, ed è la rossa. Qui ci chiede, dobbiamo andare a prendere dei tributi, quindi abbiamo bisogno di artefatti e alcuni oggetti. Gli artefatti sono l'artefatto del branco, l'artefatto del bruto, l'artefatto del divoratore e poi gli artigli del terzino, dente di megalodonte, gancio artiglio di leone marsupiale, la tossina della megalagna e la vela di spinosauro. Questi oggetti qua, questi ultimi qua, sono oggetti che ci danno appunto questi animali di cui appunto c'è il nome. Quindi dovevamo semplicemente prendere un animale molto forte, che può essere lo stesso T-Rex, e andarli a uccidere e ci dropperanno questi oggetti. Quindi una volta che li avremo raccolti li andremo a mettere qui dentro nella sezione tributo. Gli artefatti invece si trovano in tutta l'isola. Adesso poi vi mostrerò una mappa dove potete trovare gli artefatti e si trovano solitamente in grotte o addirittura a volte anche sott'acqua. Dunque questa è la mappa del The Aslan e dove vedete i numerini sono posizionati gli artefatti.
Un altro animale importante che potrò decidere se portare o meno, questo è variabile, è il Diodonte. Infatti questo animale, come tutti sapete, è in grado di curare al meglio i nostri T-Rex. Però prima di entrare in arena ci converrà riempirlo di cibo, soprattutto carne cotta, quindi andrò a preparare un po' di carne cotta. La statistica principale di questi qua deve essere il cibo, quindi più alto avranno il cibo e più avranno la capacità di curare, quindi la statistica principale del Deodonte è il cibo. Dunque allora ragazzi andiamo a preparare la nostra carne, vedete io un po' l'ho già messa e adesso ne vado a preparare un bel po' per il nostro Deodonte. Intanto la facciamo cucinare e magari quella cotta la metto via e la vado a mettere qui in frigor. Ok, allora altra cosa importante da dire è che quando entreremo all'interno della nostra arena avremo tre tipi di, come ho spiegato, boss, quindi il più semplice, medio e difficile, chiamiamoli così, e questi si differenzieranno per quanto riguarda il nostro gorilla anche per la colorazione della sua pelliccia, quindi l'avremo bianco, poi rossiccio e infine nero. Naturalmente più il livello sarà alto, quindi la difficoltà sarà maggiore, più le ricompense saranno allettanti. Dunque, il nostro Megapithecus in gamma avrà una vita di 180.000 punti e farà di danno melee 400. Nella versione beta le statistiche cambiano, infatti avremo vita 396.000 e danno melee 800. Nell'ultima versione, quindi la più difficile, quindi la alfa, avremo di vita 540.000 e il danno melee 1200. Dunque, allora, quanti animali potrò portare insieme a me in arena? In arena possono entrare 10 giocatori e 20 creature tamate. Quindi questo vorrà dire che potrò portare i miei Rex, ma anche magari aggiungere, cioè sempre tenendo presente che ne potrò in totale portare un totale di 20, uno Yuturanno che mi servirà per andare a buffare i miei T-Rex e anche, come abbiamo visto, il Deodonte che può servire per andarli a curare. Dunque, allora, per andare a mettere una maggiore armatura ai nostri dinosauri, dovrò mettergli delle selle ascendenti. Però non tutte le selle che andiamo a creare sono buone, perché come potete notare, vedete, qua sono la stessa sella, ma se andiamo a controllare poi l'armatura, questa ci dà 116 punti di armatura e invece questa qui 277. Vanno a cambiare ogni volta che noi andiamo a craftarci una sella ascendente, dobbiamo andare ad aumentare l'abilità di creazione, che è questa voce qui, vedete, e questo ci permette, andando ad aumentare, di avere più probabilità che l'oggetto esca migliorato. Quindi dovremmo andare a mettere sui nostri animali delle selle che hanno un'armatura più alta possibile. Dunque ragazzi, allora a questo punto siamo quasi pronti per affrontare il boss. Ricordiamoci che questo boss, l'arena si trova in montagna, quindi c'è molto freddo, quindi andremo a indossare anche l'armatura, quella in pelliccia. Se non abbiamo messo punti in tempera, ci conviene anche andare a fare qualche cibo che ci darà calore, in modo da alzare la nostra temperatura. Dunque ragazzi, è arrivato il momento di partire con tutto il nostro equipaggiamento di pelliccia, come vi ricordavo. Mi raccomando, fatevi anche un po' di pozioni per la vita in caso dovreste essere colpiti. Dunque questi sono gli animali, sono tutti qui pronti. Devo sistemare lo Yuti e lo vado a mettere con l'abilità coraggio automatico, quindi lui andrà in automatico a buffare. Già lo sta facendo, vediamo se troviamo un buco dove andarci a piazzare. Allora, speriamo bene e ora saliamo sopra il Deodonte. Succede
Ah, è lui che... ok. Mi è venuto abilità cura passiva. Ok. Siamo pronti per partire. Allora, ricordo che quando partite, mi raccomando ragazzi, scendete dalle cavalcature perché rischiate in alternativa di non entrare dentro l'arena. Allora, vediamo se riusciamo ad arrivarci però, eh. Dunque, il Megapiteco potrà darvi dei colpi sia a distanza che da vicino. Lui, se notate, ha dei grossi massi che lancia, quindi dovete stare molto attenti a non farvi colpire. Quindi consiglio di rimanere assolutamente sopra una cavalcatura. Poi andrà anche a summonare degli scimmiotti. Questi scimmiotti non hanno tantissima vita, anzi sono veramente scarsi e li lasceremo far uccidere dai nostri T-Rex. Appunto, come vi dicevo prima, bisogna assicurarsi sempre di rimanere in sella per evitare di essere uccisi all'istante. Un'altra cosa che può accadere è che i vostri T-Rex siano attirati dal bordo dove c'è il precipizio e possano cadere e quindi morire, cosa che è capitata in questo video. Un'altra strategia che vi posso consigliare è quella di andare a utilizzare anche gli allosauri al posto dei T-Rex. Perché andiamo a fare i nostri boss? Semplicemente perché una volta terminati possiamo andare a sbloccare degli engrammi e questi sono engrammi molto particolari, ossia roba tech, quindi la roba più preziosa e forte del gioco. Ora vediamo col Megapithecus in alfa cosa andiamo a sbloccare. Ok ragazzi, come sempre ho finito, se avete dei suggerimenti metteteli qui sotto nei commenti oppure anche delle vostre richieste. Grazie di aver seguito, come sempre vi chiedo di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale andando a attivare tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!